Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto dentro una storia che farà battere il cuore a chiunque ami le grandi emozioni sullo schermo, perché parleremo di una coppia capace di trasformare ogni scena in un evento. Gökberk YLDRM e Cemre Arda. Se avete letto bene il titolo, sapete che stiamo per rivivere una carriera fatta di sfide, passione e scelte audaci. E soprattutto quella complicità rara che solo due artisti in perfetta sintonia sanno generare. Prima di addentrarci, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanella. Qui vi portiamo sempre il meglio del mondo dello spettacolo. E oggi capiremo perché, per molti di noi, Cemre è la nostra regina indiscussa delle soap e perché Gökberk è il partner ideale per amplificarne ogni sfumatura. Non è solo questione di bellezza, che pure non manca, ma di quella scintilla che loro due sanno imprimere a ogni inquadratura. Cemre ha il dono di cambiare pelle con naturalezza, e Gökberk ha l'istinto di accompagnarla esaltandone l'energia, di adattarsi al respiro della scena come se fosse musica. Ogni gesto, ogni pausa, ogni sguardo tra loro diventa racconto. È il raro confine tra recitare e vivere. Li guardi e provi la sensazione di assistere, più che a un copione, a una vita parallela che scorre davanti ai tuoi occhi, fatta di verità che ti arrivano dritte allo stomaco. E questa alchimia è la base su cui si è costruita una storia professionale che ha bruciato tappe e conquistato pubblico e critica. Torniamo ai ruoli che li hanno consacrati. Vi ricordate The Labyrinth of Desire? Lì Cemre vestiva i panni dell'enigmatica e tormentata Isabella, un personaggio capace di farci trattenere il fiato. Accanto a lei, Gökberk era la presenza che spingeva la narrazione in direzioni impreviste, oscillando tra complice e ostacolo, tra antidoto e veleno emotivo. Le scene fra loro avevano la densità di una confessione sussurrata a notte fonda. Isabella era un enigma dolente e Cemre la portava in scena con una misura che era pura vertigine. L'intesa con Gökberk, costruita su silenzi e scarti sottili, rendeva ogni incontro un terremoto. E come dimenticare la forza indomabile di Sofia in Hearts on Fire? Sofia era una tempesta che non chiede permesso, e Cemre la trasformò in un uragano di dolcezza e furia. In quella serie, Gökberk interpretava l'uomo che le resiste e la desidera, il testimone e insieme l'innesco di un percorso di emancipazione. Il risultato fu una tensione tesa come una corda di violino. Lo sguardo di lui, misurato e protettivo, si opponeva alla fame di vita di lei, e nel mezzo emergono i riflessi più sinceri dei due interpreti. Ogni abbraccio era promessa e rinuncia, ogni addio, un finto finale. All'inizio, però, nulla era scritto. Le prime apparizioni di Cemre, forse in produzioni con budget contenuti ma cuore immenso, già rivelavano un talento che chiedeva solo spazio. In Echoes of the Past, dove interpretava Elena, una giovane trascinata in un destino intricato per proteggere la famiglia tra intrighi e tradimenti, la sua fragilità in trasformazione ci catturò. Gli occhi dicevano più delle battute, e Gökberk, in un ruolo di appoggio che già ne anticipava il carisma, intercettava il passo di lei con discrezione e presenza. Era il prologo di ciò che sarebbero diventati, due interpreti capaci di accordarsi come strumenti rari. Poi arrivarono i grandi successi, quelli che cambiano la storia di una televisione. In Sombras del destino, Cemre fu Victoria Alcázar, una miliardaria prigioniera di un passato in ombra e di un presente fatto di rivalità e passioni proibite. Contraddizione pura, forte di facciata, vulnerabile nel profondo. Gökberk, magnetico, oscillava tra salvatore e tentazione, figura ambigua che rendeva ogni scelta di Victoria una ferita aperta. Monologhi interiori, sguardi carichi di non detti, famiglie in guerra e alleanze labili. Ogni conflitto prendeva corpo con una naturalezza quasi dolorosa. La costruzione di Victoria da parte di Cemre fu così fine che le parole bastavano a malapena. Era tutto in quel respiro trattenuto, in quel sorriso storto che sapeva di resa e orgoglio insieme. Ma non è solo dramma. In The Madness of Love, ambientata nella Madrid degli anni 60, Cemre interpretava Clara, pittrice bohemienne spregiudicata. Qui la sua leggerezza conquistava senza mai scadere nel caricaturale. Le battute scivolavano con la grazia di chi sa che il comico, se è vero, nasce dalla precisione del dettaglio. Accanto a lei, Gökberk fu irresistibile nell'equilibrio tra goffaggine volutamente calibrata e fascino disarmante, il vicino musicista che diventa complice di guai e ripartenze. Le risate erano vere perché nascevano da personaggi amati, non da gag vuote.
Fu una dimostrazione cristallina della loro capacità di passare dall'urlo del dolore al sussurro dell'ironia senza perdere verità. Parliamo di chimica, perché senza quella non c'è favola che regga. Cemre ha saputo creare connessioni credibili con tutti i partner in scena, ma con Gökberk il quadro cambia. La corrente è più intensa, la complicità più tangibile. Le scene romantiche tra loro sono entrate nell'immaginario televisivo proprio perché ti sembra di rubare un momento privato. Ricordate il celebre bacio sotto la pioggia in The Embrace of Forgetfulness? Quella sequenza era elettricità pura, la pioggia cadeva, il mondo attorno spariva, e restava solo la decisione di tuffarsi o tornare indietro. Non era un gesto, era una storia d'amore distillata in pochi secondi. Ciò che colpisce, negli anni, è l'evoluzione. Cemre non si è mai accontentata del già visto. Combattenti che sfidano il destino, madri pronte a sacrificarsi, professioniste che rincorrono un sogno, donne costrette a guardarsi dentro finché i demoni non hanno più artigli. In ognuna, intravedi qualcosa di lei, una fibra di empatia che la rende prossima a chi guarda. E Gökberk, da presunto rubacuori a interprete di spessore, ha limato i toni, affinato le pause, cercato ruoli che lo mettessero in discussione. Insieme hanno costruito personaggi che non galleggiano, ma affondano nel reale, dove le lacrime non sono un espediente e le risate non sono anestesia, bensì memoria e scelta. La critica non è rimasta indifferente. Premi, candidature, encomi, stagione dopo stagione, sono arrivati riconoscimenti che non sempre contano, ma raccontano. Dietro c'è l'ostinazione di chi arriva presto sul set, la cura di chi rilegge, prova, lima, e poi, quando sembra pronto, ricomincia. Chi guarda percepisce quell'impronta, la professionalità che non scende a patti con la fretta, la fame di qualità, l'ambizione nobile di lasciare un segno. È per questo che per molti giovani interpreti sono già un punto di riferimento, un esempio pratico di ciò che significa crescere senza bruciare la sincerità. E non si sono fermati alla televisione. Il cinema e il teatro li hanno chiamati, e loro hanno risposto con la curiosità di chi vuole imparare sempre. In A Secret in the Shadow, Cemre era una donna segnata da un passato burrascoso, costretta a sciogliere un mistero di famiglia. L'interpretazione fu applaudita per finezza e densità. Gökberk, in un ruolo complementare e tagliente, rese il contrappunto necessario, una presenza che ti obbliga a riconsiderare ogni indizio. Il salto di formato non ha smarrito l'essenza. Il pubblico ha ritrovato quella fame di verità che aveva imparato ad amare nelle loro serialità, ora convogliata in immagini più scabre, più nude, dove ogni dettaglio pesa il doppio. E allora, che cos'è a distinguerli davvero? L'autenticità. Anche quando interpretano figure lontane da loro, con scelte e motivazioni che non gli appartengono, c'è qualcosa che resta saldo, la verità della reazione, l'onestà del corpo che non mente. Niente artificio superfluo, nessuna scorciatoia melodrammatica. Ogni lacrima ha un motivo, ogni sorriso ha un costo, ogni sguardo trattiene storie che non hanno bisogno di essere spiegate. In un mezzo che corre il rischio dell'enfasi facile, la misura è un tesoro. Ed è proprio quella misura, fatta di dettagli, che ci fa credere a ciò che vediamo, che ci fa investire emotivamente, che ci spinge a tornare episodio dopo episodio. Potremmo restare qui a lungo a citare momenti indimenticabili. La luce nello sguardo di Cemre quando la speranza torna a farsi strada, la dolcezza di un sorriso che scioglie anche i cuori più freddi, la passione controllata che attraversa le loro scene come una corrente sotterranea. O quell'istante in cui Gökberk, con una pausa perfetta, lascia cadere una verità che cambia tutte le carte. Sono un mosaico che, pezzo dopo pezzo, ha composto non solo due carriere, ma una poetica condivisa, raccontare l'amore, la perdita, la rabbia, la rinascita con la serietà di chi sa che queste parole contano per chi le guarda. Riassumendo, abbiamo ripercorso la parabola di Cemre Arda e la straordinaria alchimia con Gökberk Ilonelle DRM, esaltando una versatilità che è misura d'artista e una capacità rara di dare vita a personaggi complessi e memorabili. Abbiamo ricordato Isabella in The Labyrinth of Desire, la furia tenera di Sofia in Hearts on Fire, la resilienza di Elena in Echoes of the Past, la profondità di Victoria Alcázar in Sombras del Destino, la leggerezza elegante di Clara in The Madness of Love, fino al bacio sotto la pioggia di The Embrace of Forgetfulness e alla svolta cinematografica di A Secret in the Shadow. Una traiettoria che definisce un presente luminoso e un futuro già scritto a caratteri maiuscoli. E adesso tocca a voi.
Quale personaggio di Cemre vi ha lasciato il segno più profondo? C'è una soap in particolare che custodite come un ricordo prezioso? Cosa ammirate di più del lavoro di Gökberk al suo fianco? Scrivetemi tutto nei commenti. È lì che questa comunità prende davvero vita, con opinioni, ricordi condivisi, piccole rivelazioni. Se vi è piaciuto questo viaggio, lasciate un grande like e condividete il video con amici e famiglia che amano queste storie quanto noi. Celebriamo insieme il talento, l'impegno, la verità che Gökberk YLDRM e Cemre Arda portano in scena. E, naturalmente, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video, con nuove sorprese, nuove analisi e contenuti sempre all'altezza della vostra passione. Un abbraccio grande e a prestissimo.